Ciao a tutti, bentornati sul mio canale con un nuovo video. Oggi vi parlerò di un argomento un po' scottante che si sta, diciamo, divulgando ultimamente, facendo domande e dubbi verso tutti chi lavora ufficialmente come cosplayer, che è il sogno di tutti quanti, ma nessuno in realtà sa davvero che cosa vuol dire lavorare con il cosplay, ma soprattutto come cosplayer ufficiale o come cosplay ufficiale, perché anche qua la cosa cambia. E quindi, essendo che io in realtà lavoro ufficialmente come cosplayer della Bandai Namco per il progetto di Tekken, volevo parlare appunto della mia esperienza in so, visto che qualcuno anche, diciamo, con me ha provato a dire no, non è vero. Wow, e tu come lo... cioè cosa? Sì, adesso non è il video per farvi sbattere i miei titoli in faccia, ma è molto facile provare a dire non è vero, io lo conosco, io sono in Giappone o minchia di sti cazzi in culo al mondo e posso dire che non è vero. Beh, signori, bisogna avere le prove per dire che sia vero e che non è vero, perché io posso dire di essere cosplayer ufficiale a livello mondiale di Tekken 7, certificata ufficialmente da Bandai Namco, per il semplice motivo che io ho questo che mi danno quelli della Bandai Namco. Non lo faccio io, non potrei mai mettere un biglietto con il logo ufficiale se non lo sei, è un reato ovviamente. E ho lo stesso pannello mega gigante in camera mia, che poi lo farò vedere, che in realtà l'ho fatto vedere in un mio video. Ah sì, in quello comunque dei miei sogni, dei miei traguardi, cioè... E che è stato molto, davvero bello. In quel video stavo piangendo un sacco, una bimba. Quindi questo ovviamente vuol dire... E c'è il video, ve lo linko direttamente o vi metto uno spezzettone così voi potete avere la prova finalmente e la smettete di rompere il cazzo che non vi si caga nessuno del mio video ufficiale, quando Arada, il creatore del gioco, sullo stage ufficiale di Tekken dentro alla sede del gioco mi ha ufficializzata come cosplayer. Questo vuol dire lavorare col cosplay. Che cosa implica quindi lavorare tipo con questo col cosplayer? Che qualsiasi cosa che fai promuovi il gioco, quindi chiamano te per gli eventi, sei special guest, hai un periodo per, ovviamente ti pagano, ovvio, e tutto, i costumi sono fatti da loro, è tutto sponsorizzato, per lavorare alla promozione del gioco. Questi eventi però non sono frequenti, nel senso che tipo io sono ufficiale sempre perché ho appunto questa targhetta di ufficializzazione e un contratto, però vuol dire che io ho lavorato per la promozione del 20° anniversario di Tekken 7, quindi ovviamente anche gli eventi dove mi hanno chiamato sono finiti. Ormai mi chiamano molto raramente, a parte perché non ci sono praticamente mai, ma soprattutto c'è un altro progetto volontariato chiamato Tekken Girls che io comunque supporto, che chiamano direttamente loro. E lei, c'è anche una ragazza per esempio che fa Lily, giapponese, e spesso fa Kazumi, come una volta fa Xiaoyu. E io anche, cioè qua c'è Lily perché è davvero una coincidenza che io assomigli così tanto a Lily, o almeno ovviamente da così no, però truccata in un certo modo. La primissima volta che mi hanno visto hanno detto cavolo, ma quella è Lily davvero, e perché avevo imparato anche le mosse e un finto francese faceva proprio schifo, ma loro ovviamente erano oh sugoi, e io sì, ma sai che vivo vicino alla Francia, proprio un'ora da Monaco come Lily, che culo. Perché non sono ricca come lei? Mi manca un maggiordomo. Sebastian. Pure Alfred, voglio anch'io un Alfred. È un Sebastian, un Alfred, un Sebastian uguale. E ovviamente questa promozione non è durata per un evento, è durata all'incirca per 2 anni di seguito, oltre che lavorava anche per Namco, che Bandai Namco e Namco sono due cose diverse. Anche lì c'è tipo la guerra dei mondi. Per gli eventi invece nelle sale videogame, quindi dobbiamo capire che le cose sono diverse. Quindi anche se ci sono altre cosplayer che lavorano per Tekken, non sono cosplayer ufficiali, sono cosplayer che lavorano per Tekken. Cioè, riuscite a capire la differenza? Una cosa quasi, non quasi di volontariato, però sì, cioè magari ti pagano occasionalmente per andare in quegli eventi, e un'altra invece è che tu sei, cioè
hai un titolo, ecco, un titolo base che deve essere, diciamo, non so come dire, rinomato, cioè ufficiale. C'è scritto sia nella mia Wikipedia, c'è scritto sia nella Tekken di Wikipedia e in altre cose. Io ho avuto, ovviamente, quando è uscita per esempio Joshi, io avevo i loro vestiti, i loro design 3 mesi prima della data di uscita, e sapevo benissimo chi era, cosa faceva, come finiva la storia. Sono tutte, io ero tipo fangorleggiavo verso me stessa, mia idea, oh mio Dio, ero troppo, e nello stesso momento avevo paura che qualcuno mi hackerasse tipo il telefono per andare a vedere chi è il nuovo personaggio. E vabbè, e quindi sono stata, cioè, è stata davvero un'esperienza bellissima. Ma, per esempio, io posso, in questo video posso solo parlare personalmente, non sono qua per attaccare nessuno né per difendere nessuno, sono solo qua per dire la mia storia, perché giustamente sulla cosa del sei cosplayer ufficiale, beh, mi visto anche Yuriko, però è vero, no, lui dice bugie, no, lei invece dice la verità, e quindi l'unica cosa che posso dire sono quelle che sono le mie esperienze, e anche un po' per tipo togliere i dubbi su di me, cioè scusate, fatemi parare una chiappa che così, visto che non ne ho mai parlato, è la chance buona per parlarne. E un'altra cosa vorrei dire anche del perché non ne ho mai parlato fino adesso: non mi è mai piaciuto puntare troppo la videocamera, nel senso che sono eventi dove è già un onore per me andarci, non ho voglia di stare lì con un cellulare, ciao mi dici ciao, guarda lo dici che sono la cosplayer figa di Tekken, scusa mi facciamo una foto. Diciamo che non sono quel tipo di vlog lì, e soprattutto non ho mai sentito la necessità di dover troppo dire questo titolo, nel senso che cosa ne fai dopo? Nel senso, in cosplay, secondo me diventare la cosplayer ufficiale, come cosplayer e come amante di Tekken da quando avevo 3 anni, posso dire che è un sogno di cui io vado fierissima. Però lavorativamente parlando, sì, ovviamente riesci a collegarti molto bene con la Bandai Namco, altre ditte ti chiamano altri eventi, perché a me ha chiamato anche la Malesia come cosplayer di Tekken per partecipare al loro torneo, ma non tramite Bandai Namco, ma tramite loro, perché non c'era la Bandai, e quindi ne sono stata felice. Quindi ovviamente dire io sono cosplayer ufficiale di Tizio, Caio e Pallino è molto utile, è molto rinomata la cosa, ovviamente però solo nel campo cosplay. E vi faccio un altro esempio, e qua cambiamo il discorso. Questa è una cosa, tipo io lavoro per Tekken, è una cosa, io lavoro come cosplayer ufficiale di Tekken, è una cosa, io lavoro come cosplayer ufficiale per Suicide Squad Japan, che qua già sentite che forse è un po' diverso. Che cosa vuol dire? Io quando ho lavorato per Suicide Squad e Wonder Woman per Justice League, erano lavori occasionali, nel senso che, anche qua a spiegarlo, nel senso che io intanto non ero l'unica cosplayer, ero l'unica cosplayer straniera, e vi garantisco che lavorare da stranieri in Giappone non è facile, è tipo una delle mie più grandi lotte in questo paese, perché ovviamente non importa se ci assomigli, non ci assomigli, prenderebbero una qualsiasi giapponese con tanti follower e un faccino carino e tu ciao, hai finito. Però cioè gambattiamo e facciamo vedere che davvero, cioè almeno io faccio davvero vedere che ci tengo al personaggio, mi piace, soprattutto se mi piace molto, cioè sono kuyashi, come si dice. Devo dire che ho avuto davvero tanto culo, perché io conosco Tekken da quando sono piccola e il mondo Batman, il mondo DC da quando sono piccola, cioè sono le due cose che mi piacevano di più, oltre alla Disney e Sailor Moon. E vabbè, altri videogiochi, anime che non vi sto a dire. Hanno chiamato me e altre cosplayer, quindi la prima volta che sono andata vestita da Harley Quinn sul red carpet, e ho incontrato Marco Robbie, e ho incontrato Will Smith, e Will Smith mi ha detto che mi ama, e Marco Robbie mi ha fatto i complimenti. Se ricordo quei bellissimi momenti. E ho lavorato anche per altri eventi collegati per la Suicide Squad, quindi tutto quello che aveva la promozione del film. Comunque non ero solo io, ero io e altre ragazze che hanno scelto apposta come modelle. Quindi sei la cosplayer ufficiale per Suicide Squad Japan, e ovviamente il mio titolo giapponese non varrebbe un cavolo in America. Se io vado a dire in America ehi ciao, io sono l'Harley Quinn giapponese, mi possono semplicemente dire ah sì? E beh ragazzi,
che qua non vale una minchia. Nel senso che ovviamente il paese dove lo fai ha potere, o soprattutto la sede ha potere. Lavorare per la Warner Bros. In Giappone ovviamente è bellissimo, però è molto più piccolina rispetto magari a quella americana. Quindi in realtà sarebbe più giusto dire cosplay ufficiale, nel senso che loro mi hanno dato delle parti del vestito che io poi ho modificato perché volevo, non era proprio la cosa da fare, però volevo assolutamente, perché mi faceva un po' cagare quello che mi avevano dato e non lo sopportavo, cioè tipo erano, cioè io volevo quelle cavolo di pantaloncini con le paillette, non dei pantaloncini, io pantaloncini con le paillette. Vabbè, tralasciando questo piccolo caso, quindi sarebbe lavoro occasionalmente per un evento che è ovviamente ufficiale della Warner Bros, ma non è cosplayer ufficiale. Io non so se mi faccio capire. Però ovviamente questo spesso magari lo dico anch'io, perché ovviamente le voci sono girate anche su di me ai tempi dicendo ah no, non è vero. Ma basta in realtà informarsi che in più il mio nome non si scrive Yuriko Tiger come lo scrivete voi, ma Yuriko Taiga. E ovviamente non tutto è su YouTube. Oh, sì, in realtà anche la maggior parte è su YouTube, però magari su YouTube, più su Twitter e altri siti che magari noi non usiamo. Se andate a cercare su Facebook è ovvio che non troverete niente. Oppure Wonder Woman, sono stata da cosplayer insieme a un altro cosplayer come talenti, quindi neanche esattamente come cosplayer, ma cosplayer talent, a uscire nel red carpet di Justice League. Lì lavori ufficialmente come Wonder Woman, però quel vestito non mi è stato dato dalla Warner Bros. Me lo ero fatto io perché volevo fare Wonder Woman. Poi, visto che avevo lavorato per la Warner Bros, mi hanno richiamato. È un collegamento. Poi, per esempio, io ho lavorato ufficialmente sia per Netmarble, facciamo prima dire il gioco, per Lineage 2, che anche lì quando io non ero disponibile hanno dato il mio cosplay a un'altra cosplayer famosa. Oppure ho lavorato anche per God War, che è un altro gioco della Kadokawa Game, per un sacco di giochi di cui comunque ci sono i video e le prove. Ciò importante averli, ma spesso se ti chiamano come influencer è possibile che ti chiedano che non sei proprio ufficiale, cioè sei ufficialmente un influencer, quindi magari ti passano anche i dati prima, perché è un po' strano che magari tu riesci a farti un costume e però come fai ad avere i pezzi, cioè come fai a sapere com'è un costume se il gioco esce tipo tra un anno? Questo perché vuol dire che qualcuno, o la sede ovviamente ufficiale, o qualcuno che lavora per una delle sedi ufficiali ti ha passato i file e magari ti chiama come influencer. E cioè io dico più influencer perché purtroppo tipo in Giappone questa cosa col cosplay non mi sembra proprio che esiste, e lì ci possono essere una problematica di contratti, nel senso che ti dicono di non dire specificatamente che, cioè tu non puoi dichiarare o loro non possono dichiarare che tu sei il cosplayer ufficiale o che ti hanno passato certe immagini, no, eccetera eccetera. Quindi è un discorso difficile. Quando uno mi prende in giro dicendo ovviamente sia in Giappone che in Italia cosa vuoi che sia il cosplayer ufficiale, non vale un cazzo, quando i giapponesi dicono che sei il cosplayer ufficiale e ridono di te. Io tipo vorrei dire a queste persone che si ridono e tanto mi danno lavoro. Stronzo. Però io in realtà non lavoro come cosplayer ufficiale, cioè a me fa piacere, è una cosa che io dico volentieri perché ci tengo, perché mi piace, però è un tipo, io non lavoro sul cosplay, lavoro a 360 gradi come talento, come comica, come idol, come qualsiasi cosa, cioè davvero ultimamente io non so nemmeno che cazzo sto facendo nella mia vita, cioè, potrei iniziare a tirare le palle in giro, oppure diventare una lottatrice di sumo, dopo l'Italia, però sì, ecco, questo è per dire che questa è la mia esperienza da cosplayer ufficiale per le aziende. Quindi possono essere o lavori occasionali o potrebbero essere lavori ovviamente targati, nel senso che sei ufficiale per svariati modi. Ovviamente tutto questo è un contratto, cioè ovviamente se ne occupava il mio agente, facevamo i meeting e poi eccetera eccetera, cioè non sono cose cappellate dall'aria. Io non so la questione di altri cosplayer, non so come gestiscono il loro lavoro tramite email o meno, perché anche in più vorrei ben dire che il Giappone è totalmente diverso. Però per esempio io non ho mai lavorato, nonostante sono ufficiale di Tekken, non ho mai lavorato per la Bandai Namco Italia. Non so in realtà il perché dalla parte giapponese sarebbe perché no, e inItalia è tipo cioè, ma noi prendiamo altra gente, facciamo lo stesso che ci costa di meno. E lì è una cosa, se uno vuole, e secondo me, decidere di scegliere
appositamente quell'influencer o quel cosplayer, quello modello che sia. Quindi anche il fatto che tipo alcuni mi hanno detto ah tipo tu sembri Lucky Chloe, è un caso, uno stranissimo caso, perché giusto quando sono entrata io che hanno iniziato a creare Lucky Chloe, quindi tipo anch'io ho fatto è molto carino questo personaggio. E però io non ero la modella, l'hanno fatto fare un'altra ragazza, perché ormai lei era presa appunto come influencer, come modella di questo, per quanto ovviamente non ci somigliasse per niente. E io ero però la cosplayer ufficiale di tech in generale, però non di quel... Cioè, oh mio Dio, è troppo casino di scrivere queste cose. Poi, se uno dovesse dire una bugia, nel senso, se io, che ne so, per esempio, io sono stata anche agli eventi ufficiali di Dead or Alive, ma non sono la cosplayer ufficiale di Dead or Alive, io ho partecipato ai loro eventi e basta. E loro magari mi hanno retweetato, mi hanno anche condiviso, ma non sono la loro cosplayer ufficiale, è un po' diverso. Non so se questo rende bene l'idea. Quindi sì, dipende tanto. Cioè secondo me essere cosplayer ufficiali comunque è davvero bello. Certo, ovviamente per la sede, nel senso che purtroppo lavorare tipo in Italia o lavorare in Giappone per l'America non ha il vero significato del cosplayer ufficiale. Lo sei nel tuo paese, lo sei per quella zona, ma il creatore del gioco non ti ha dato i titoli ed è diverso, non so se si capisce, è una cosa di marketing quasi. Invece devi avere le prove e questa è la prova. Se uno dicesse una bugia, non lo so, io domani dico appunto sono la cosplayer ufficiale di una cosa che non sono, io rischio il lavoro, rischio una denuncia, che ovviamente è grave quello che uno dice, però appunto dipende dai tuoi contratti. E con questo io spero che il video vi sia piaciuto. Se avete domande, commenti, dubbi, ragazzi, fate prima una cosa, chiedete sempre, perché magari uno non sa la verità, voi chiedetemi pure. Se sentite appunto qualcosa anche su di me che dicono ah io sto in Giappone, lo so ragazzi, io sto in Giappone vuol dire proprio niente, perché la maggior parte c'è in Giappone, cosa vuol dire io sto in Giappone, porca vacca. Però appunto io so i contratti che faccio, non sono subita, c'ho una persona dietro professionalmente che li fa, quindi è una cosa giusta. Se poi magari sbaglio, magari il creatore di Tizio Coso mi farà un culo grosso così. Anche a me Yoko Taro di Nier Automata mi ha fatto i complimenti e mi retweeta spesso su Twitter. E anche Mr. Kojima, che io aspetto sempre tipo dammi la proposta di lavoro, dai, ti prego, ci prego, se no ti porto anche l'acqua, va bene, ti porto anche l'acqua, è uguale, ci prego. Boh, basta, parlare, ciao, basta, pace, amore per tutti, se avete domande lo fate, chiedete, ci volete credere, ci volete no, io sono pace con me stessa, vivo benissimo e soprattutto sono felicissima del mio lavoro e lavorare con tutto quello che amo, quindi cacca. Ci sentiamo, fatemi sapere nei commenti, spero che questo video non abbia offeso o disturbato nessuno, però volevo dire la mia opinione perché me l'avete davvero chiesto in tanti e questa io posso dare l'opinione sulla mia esperienza, non vi sto qua a fare la saputella no perché così che funziona in qua e là, perché non lo so, sti cazzi, andatevi a informare voi, chiedete agli amici chi lavora su queste cose perché ognuno avrà un'esperienza diversa. Ci vediamo, ciao, またね、バイバイ、見てくれてありがとう、じゃじゃーん。